2020 non si può dire che sia stato l'anno più facile della storia dell'umanità e con un nuovo lockdown alle porte che per molti è già diventato una realtà, ho deciso che è arrivato il momento di rispondere ad una domanda che credo in molti si siano fatti. Quante altre pandemie dovremo ancora sopportare? Ciao detective, io sono Alice e oggi vestiamo i panni dei virologi e scopriamo insieme come la scienza possa aiutarci a comprendere e a prevedere l'arrivo di nuovi virus. È possibile sapere in anticipo quali saranno le prossime pandemie che ci costringeranno a rimanere in casa? Come facciamo a prevenirle? Insomma, quando arriverà la prossima pandemia? Lo scorso Capodanno, se fossi andata in giro per la stanza a chiedere a tutti i presenti cosa fosse un virologo, mi sarei trovata un sacco di... Oggi, di fronte alla stessa domanda, in molti mi saprebbero dire un sacco di nomi di personaggi che sono ormai diventati star della televisione. Ma prima di Roberto Burioni e Ilaria Capua, la star della virologia era un'altra, Louis Pasteur, praticamente quello che ha inventato lo yogurt, il quale già nel 1800 sapeva tutto ciò che all'epoca fosse disponibile a proposito di virus. Ma gli studi di Pasteur divennero significativi solo quando riuscì ad abbinarli alla cosiddetta branca dell'epidemiologia, che studia come i virus si sviluppino all'interno di una popolazione. In genere i virus, come un po' tutti i patogeni, hanno un unico grande obiettivo, quello di sopravvivere e replicarsi. E questo ha un effetto su di noi, perché i virus possono sopravvivere solo e soltanto infettando delle cellule. E in un certo senso la loro esistenza dipende completamente dalla popolazione che infettano. Come fa quindi questo conflitto a far sì che umani e virus possano comunque coesistere? Ed è proprio l'epidemiologia che ce lo spiega e ci aiuta a prevedere quando potrebbe arrivare una prossima pandemia. Immaginiamo quindi una linea temporale dove mettiamo la specie umana e quella dei virus. Inizialmente la popolazione umana sarà abbondante, piena di risorse, e quindi crescerà. Al tempo stesso la popolazione virale, appena nata, è molto bassa perché non ha ancora avuto la possibilità di infettare. Ma appena inizia ad infettare la popolazione, ecco che i virus iniziano a crescere, decimando la popolazione umana. C'è però un problema: senza umani da infettare, i virus non hanno vita lunga. E quindi ecco che dopo poco anche i virus iniziano ad avere problemi e a scomparire piano piano nel corso del tempo. Gli umani, trovandosi senza virus, a quel punto hanno la possibilità di riprendere a crescere, riprodursi e avere una popolazione di nuovo abbondante. Questo che abbiamo visto è uno dei grafici fondamentali della teoria epidemiologica ed è una classica relazione fra ospite e patogeno. Attenzione però, la parola teoria è molto importante perché in realtà ciò che sappiamo è che queste due curve possono essere alterate da metodi che gli umani hanno sviluppato per resistere all'infezione dei virus, tra cui le medicine e l'immunità. Le medicine intervengono qui, cioè nel momento in cui il virus sta crescendo e infettando la popolazione, e impediscono alla popolazione umana di essere decimata, ma danno anche la possibilità al virus di continuare a replicarsi, soprattutto perché di solito per i virus le uniche medicine disponibili trattano i sintomi, ma non il virus in sé. Dall'altro lato invece l'immunità interviene a questo punto della curva, cioè quando gli umani che sono sopravvissuti iniziano a sviluppare una resistenza all'infezione e quindi è improbabile che si ammalino in futuro. Come purtroppo sappiamo, non tutti i virus ci permettono di sviluppare un'immunità ed è il caso per esempio dei coronavirus. In tempi passati, in assenza di medicine efficaci e prima che Pasteur facesse i suoi studi, normalmente la popolazione umana poteva basarsi solo sull'immunità e grazie ad essa è riuscita a sopravvivere a un sacco di pandemie. Ma esattamente quante? E come facciamo a utilizzare questa teoria e le precedenti pandemie per capire quando arriverà la prossima? Nel corso della storia umana ci sono state tantissime epidemie, cioè infezioni virali che hanno coinvolto una popolazione limitata. Il passaggio alla pandemia si ha quando il virus non circola più solo in una piccola popolazione, ma può spostarsi liberamente attorno al globo. Ad oggi il SARS-CoV-2 è arrivato a infettare 188 paesi in tutto il mondo. Rimangono escluse soltanto un paio di isole del Pacifico e 2 o 3 stati totalitari che non divulgano volentieri i loro dati. Quindi la presenza di questo coronavirus è la più diffusa nella storia dell'umanità. Lo possiamo sapere grazie ai dati che sono generalmente piuttosto aggiornati. Ma nel corso della storia è difficile capire quali malattie siano state delle epidemie e quali delle pandemie, anche perché molte epidemie hanno circolato in una piccola popolazione ma fatto tantissimi morti, mentre alcune pandemie si sono sviluppate senza causare tanta mortalità. Un esempio è quello dei conquistadores, che portarono nel Nuovo Mondo moltissime malattie europee e tra di esse c'era l'influenza, che nella sola isola di Santo Domingo sterminò la popolazione portandola da 1.100.000 a 10.000 persone. Storicamente si pensa quindi che attraverso i dati raccolti ci siano state principalmente 9 pandemie a partire dal 1700 fino ad oggi. La
lista non è esaustiva perché non abbiamo incluso alcune delle cosiddette pandemie, come per esempio quella di SARS, avvenuta pochi anni fa, che però hanno causato poca mortalità in giro per il mondo. L'unico motivo per cui sono diventate delle pandemie è che ad oggi la popolazione umana si sposta moltissimo e quindi anche dei virus poco aggressivi hanno la possibilità di viaggiare molto più rapidamente. Stimando quindi una vita media di 70 anni, una persona nata nel 1783 avrebbe vissuto nel corso della propria vita solamente una pandemia. Ma una persona nata nel 1888, oltre a 2 guerre mondiali, si sarebbe anche sorbita 3 pandemie globali. Praticamente immortale. Negli ultimi 300 anni, infatti, è molto difficile trovare una ciclicità o una ripetitività negli eventi pandemici. Alcuni sono molto vicini l'uno rispetto all'altro, come quelli del 1915 e 18, ma altri hanno quasi 40 anni da parte a parte. Quindi anche facendo una media tra tutti questi numeri, cosa che non è rappresentativa, arriveremo ad avere un lasso temporale di 21,7 anni e quindi la prossima pandemia potrebbe essere nel 2042. Ogni anno la popolazione umana viene esposta a circa 3 o 4 nuovi virus che vengono da qualsiasi parte del mondo. Il fatto che uno di questi virus sia più aggressivo o che possa trasmettersi più facilmente non è prevedibile in anticipo, ma come sappiamo non tutte le pandemie hanno la stessa mortalità ed è qui che è nato il cosiddetto Pandemic Severity Index, il quale ci permette di capire quale sia l'effettiva gravità di ogni pandemia in base a 2 criteri, la mortalità e il grado di infezione. E stando a questo tipo di indice possiamo capire che in realtà la pandemia da coronavirus è la più grave che si sia presentata negli ultimi 100 anni, dai tempi dell'influenza spagnola. Quindi, secondo questa nuova stima, una persona di 30 anni dovrebbe nel corso della propria vita non vivere più nessuna pandemia di questa portata. Al tempo stesso il mondo è molto diverso rispetto ad una volta e con questa frequenza di spostamenti delle malattie che potrebbero semplicemente essere epidemie si sviluppano a pandemie molto più rapidamente. Quindi potremmo averne un'altra anche nei prossimi 20 o 30 anni. Però c'è una buona notizia. In tutto questo abbiamo detto che gli eventi pandemici sono indipendenti l'uno dall'altro. Fino ad oggi, infatti, il Covid potrebbe averci salvato da una catastrofe. Come? Questa è un'altra storia e lo scopriremo nel prossimo video. Nel frattempo vi ringrazio di essere stati con me, Detective. Vi invito a cliccare su uno dei bottoncini e a seguirmi qui su Facebook, su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!